Buon pomeriggio ragazzi, amici. Ora iniziamo una nuova video lezione con la nostra mascotte fortunata Sofì, la mia gattina che non ha ancora compiuto un anno. Saluta con la zampina i nostri videoascoltatori. Saluta. Sofì è stanca, ha mangiato tanto, poi ha dormito, però è ancora nervosa e perché mi lecchi? Non sei un cane, perché mi lecchi? Non mordere! Aia, che artigli che hai! Lasciamola quindi, aiuto! Lasciamola andare a giocare, vuole andare a giocare, a correre. Accidenti, quanti peli poi. Lasciamolo andare. Allora, oggi parliamo del mondo non occidentale nel 600 e nel 700, anche un po' nel 500, anche un po' nell'800, vabbè, diciamo più o meno in quel periodo là. Parliamo del mondo non occidentale e avremo più lezioni sul mondo non occidentale. Nel 600 e nel 700 succedono molte cose, ci sono molte culture, ci sono molti popoli, molte cose da dire. Come vi ho detto tante volte, noi qui non parliamo solo della storia dell'Occidente, dell'Europa occidentale e così via, parliamo anche dei paesi dell'est europeo e parliamo anche di tutto il mondo. Oggi parliamo di Iran, Persia, di Afghani e di India. Perché in realtà tra 500, 600 e 700 la storia dell'Iran, la Persia che inizia a chiamarsi Iran, la storia delle tribù afghane che sono davvero combattive, davvero invadono un po' tutti i paesi limitrofi, e la storia dell'India sono strettamente collegate. Nel 500 era stato fondato l'impero dei Safavidi. I Safavidi erano musulmani sciiti. Voi sapete che ancora adesso in Iran la maggior parte dei musulmani non sono sunniti ma sono sciiti. Il capo dei Safavidi, cioè l'imperatore dell'Iran, veniva chiamato Shah, d'accordo? Shah è una variante del russo zar. Shah viene sempre da Caesar, da Caesar in latino, Cesare, quindi imperatore. Nel 500 i Safavidi hanno gioco facile a dominare l'Iran, combattono contro i nomadi uzbeki e contro gli ottomani e combattono efficacemente. La massima potenza, la massima espansione dell'impero dei Safavidi si ha con lo Shah Abbas I. Abbas I, attenzione, detto il Grande, Abbas I il Grande, regna tra il 1587 e il 1629, d'accordo? Lui ottiene numerosi successi militari. Prima di tutto caccia i portoghesi da Hormuz, d'accordo? Le scoperte, le esplorazioni, i punti di commercio dei portoghesi, caccia i portoghesi da Hormuz e quindi chiude o comunque rende molto difficile alle navigazioni portoghesi e la strada del Golfo Persico. Poi addirittura toglie Baghdad e l'Iraq agli ottomani, quindi conquista tutto l'Iraq, un territorio non indifferente, toglie l'Iraq e la sua capitale Baghdad agli ottomani. È vero che gli ottomani poi la recuperano, cioè dopo qualche decennio gli ottomani recupereranno Baghdad. Comunque si tratta di successi significativi. Nel corso del 600, peraltro, l'Iran non ha molto da temere perché in precedenza il peggior nemico dell'Iran era stata la Transoxiana, cioè l'attuale Uzbekistan. L'Uzbekistan, ricordate che l'Uzbekistan era la patria di Tamerlano, che aveva invaso non solo l'Iran ma mezzo mondo dalla sua capitale Samarcanda. Samarcanda, molti non lo sanno, si trova in Uzbekistan, quella che all'epoca di Tamerlano veniva chiamata Transoxiana, perché gli uzbeki sono assolutamente in crisi. Lontani sono i tempi delle conquiste di Tamerlano, gli uzbeki sono in crisi
Le principali città dell'Uzbekistan o della Transoxiana, come Samarcanda o come Bukhara, vanno in crisi, in forte crisi economica. Il motivo è molto semplice, perché la via di terra, la via commerciale di terra centroasiatica per arrivare dall'Europa alla Cina, quella che una volta era stata chiamata anche via della seta, era in crisi. Dopo ovviamente l'apertura della via marittima da parte dei portoghesi, quindi tutti i mercanti europei non arrivavano più in Cina lungo la difficile strada interna, cioè per via di terra, no? Attraversando l'Uzbekistan, ma ci arrivavano ovviamente per mare attraverso l'Oceano Indiano, in particolare all'inizio soprattutto mercanti portoghesi e olandesi, poi anche tutti gli altri, francesi, inglesi e così via. Questa crisi della via di terra, della via di terra tra Europa e Asia, della via centroasiatica, peraltro colpisce anche la Persia, l'Iran. Diciamo che l'impero degli Shah di Persia, di Iran, non subisce grossi problemi fino al 1722, quando c'è una grossa invasione delle tribù afghane. Gli afghani nel 1722 abbattono l'impero dei Safavidi, che non si riprenderà mai più, e riescono a conquistare anche la capitale dell'allora Iran, che si chiamava Isfahan. Quindi gli afghani dominano. Gli afghani vengono provvisoriamente cacciati da Nadir Khan. Attenzione, Nadir Khan in realtà non era iraniano, non era persiano, era turco, non fa niente. Riesce a ricostituire un impero in Iran, riesce a ricostituire l'esercito iraniano e a scacciare gli afghani, d'accordo? Nel 1729. Quindi in fondo sono solo pochi anni che gli afghani hanno messo, sono rimasti insomma con i loro piedi in Iran. Nadir Khan si proclama Shah dell'Iran nel 1736, quindi abbiamo un nuovo impero che è diverso da quello precedente. Nadir Khan fa anche delle spedizioni molto aggressive. Nel 1738, 2 anni dopo essersi proclamato Shah, Nadir fa una terribile incursione nell'India dei Moghul, che vedremo dopo. Per questo vi ho detto all'inizio che la storia dell'Iran è connessa con quella dell'India. L'impero musulmano Moghul, che vigeva in India, che dominava in India, deve subire le aggressioni e le razzie di Nadir Khan, d'accordo? Non solo, nel 1740 Nadir Khan invade anche il territorio uzbeko e conquista altri territori, quindi abbiamo un nuovo impero iraniano molto molto forte, d'accordo? La fine di Nadir Khan nel 1747, perché Nadir Khan inizia ad avere manie di grandezza, il potere gli ha dato alla testa, diventa un tiranno con squilibri mentali e quindi viene ucciso dai suoi ufficiali. 1747. A partire da questa data l'Iran è nel caos. Infatti ne approfittano i zar russi. Russia in espansione, come sapete nel Settecento, grande espansione in Asia dei russi, ne parleremo in una lezione, credo proprio in questo ciclo di lezioni, mondo non occidentale nel 500, nel 600, nel 700, parlando dell'Asia, vedremo anche che grandi pezzi di Asia passano alla Russia, lo vedremo meglio in seguito. Ad ogni modo, qui diciamo che dopo la morte di Nadir Khan, gli zar russi conquistano molti territori del Caucaso e il Mar Caspio, la costa sul Mar Caspio, quindi grande espansione degli zar che vedremo meglio in seguito. Non è finita qui, perché nel 1747 abbiamo una nuova tribù afghana. Questi afghani, avete visto, anche in guerre recenti, si sono dimostrati molto coriacei, molto combattivi, lo sono sempre stati nella loro storia. Gli inglesi hanno dovuto sudare 7 camicie nell'Ottocento per conquistare l'Afghanistan, fu una guerra coloniale difficilissima. Gli afghani non solo
proprio non si fanno conquistare da nessuno, molto difficile, ma come vediamo nella storia hanno anche invaso e messo a ferro a fuoco altri paesi. Quindi abbiamo nel 1747 Ahmad Shah si proclama re degli afghani e estende il suo dominio nell'India Moghul. Invade l'India musulmana dell'impero Moghul e mette a ferro e fuoco Delhi, sottoposta a saccheggio. Delhi era la capitale dell'impero musulmano dei Moghul in India. Come abbiamo visto, l'Iran è stato molto sconvolto dalle invasioni delle tribù afghane. Possiamo dire che solo nel 1779 l'Iran si dà una dinastia stabile con Muhammad Qajar. Non ridete, si scrive Qajar. È il nuovo re dell'Iran, il nuovo Shah, e riesce a riconquistare anche molti territori del Caucaso e anche la regione del Khoras dagli afghani. D'accordo? Nasce l'Iran moderno, diciamo ottocentesco. La capitale infatti viene trasferita da Isfahan a Teheran. Sapete che ancora adesso Teheran è la capitale dell'Iran. Questo nuovo dominio e la capitale a Teheran segnano convenzionalmente, insomma, la nascita dell'Iran moderno. Andiamo quindi in India, che abbiamo già nominato. In India c'è l'impero Moghul. Attenzione, l'impero Moghul è un impero musulmano, sono islamici. Non fate l'errore di pensare che in India ci siano solo gli induisti. Non è assolutamente vero, non è vero neanche oggi. Anche oggi in India ci sono metà musulmani e metà induisti, semplicemente che i musulmani per la maggior parte adesso non si trovano nello stato chiamato India, ma negli stati chiamati Pakistan e Bangladesh, che sono divisi dall'India proprio per questo motivo, per odio religioso. Ma all'epoca l'India comprendeva anche gli attuali Pakistan e Bangladesh, ok? E comunque l'islamizzazione dell'India era già molto forte. Abbiamo visto in passato, che in un'altra video lezione, che l'impero Moghul viene creato in soli 4 anni, dal 1526 al 1530. I Moghul sono, attenzione, musulmani sunniti, non sciiti come in Iran. I musulmani dell'impero Moghul conquistano quasi tutta l'India, anche se ci sono molti principati che sono semplicemente tributari oppure che sono sottomessi ma hanno una forte autonomia. Considerate che l'India, a differenza della Cina e del Giappone, nella sua storia non è mai stata unificata, quasi mai, e comunque prima di questa data, 1526, l'India non aveva mai avuto una tale unificazione. I Moghul per la prima volta nella storia millenaria dell'India arrivano a unificarla quasi tutta. L'impero Moghul si forma in India grazie a Babur il conquistatore, detto anche Babur il grande conquistatore. Naturalmente si pone il problema della convivenza tra musulmani, la loro religione più propriamente si chiama Islam, e induisti. Noi diciamo religione induista, ma qual era precisamente, attenzione, la religione induista prevalente anche oggi? Sono molte tribù che sono etnicamente indù che non hanno questa religione che vi sto dicendo, però la maggior parte ha una religione che impropriamente si chiama induismo, perché l'induismo fa riferimento a tutti gli indù. Invece la religione della maggior parte degli indù si chiama più propriamente brahmanesimo. Spero di riuscire a scriverlo, c'è una H da qualche parte. I musulmani, con Babur e i suoi successori, si trovano a dominare anche l'etnia indù, che per la maggior parte ha come religione il brahmanesimo. Il brahmanesimo potrebbe essere anche una religione piuttosto imbarazzante per l'Islam.
il brahmanesimo non è un monoteismo, d'accordo? L'Islam è molto più simile a ebraismo, a cristianesimo, che sono monoteisti, non solo sono monoteistiche come religioni, ma sono legate alla storia dell'Islam, no? L'Islam deriva dal cristianesimo che deriva dall'ebraismo, è una storia comune. Invece il brahmanesimo no, il brahmanesimo ha alcune divinità principali, ma in realtà il brahmanesimo, forse qualcuno di voi lo sa, arriva a considerare un numero potenzialmente infinito di divinità, molte delle quali, e questo rende sospetto l'Islam, il forte monoteismo islamico, molte delle quali divinità sembrano proprio rappresentare forze della natura, d'accordo? Non solo, ma voi sapete che il brahmanesimo ha un forte rispetto che molti scambiano per venerazione per oggetti della natura oppure per animali che loro non mangiano e infatti sono vegetariani. Queste cose agli occhi di un musulmano possono sembrare un pericoloso feticismo pagano, d'accordo? Aspetti di paganesimo. Voi penserete che forse in India era diffuso il buddismo, in realtà il buddismo da tanto tempo era fortemente in declino, la religione molto maggioritaria che aveva preso il posto del buddismo in India era sicuramente il brahmanesimo. I musulmani che erano i padroni lì con Babur, con l'impero Moghul, non vedevano bene alcune pratiche dell'induismo, come la prosternazione nei confronti dei capi. I musulmani si rifiutavano di fare la prosternazione. Le vedove che una volta morto il marito dovevano seguirlo sul rogo, oppure la terribile, durissima divisione in caste da parte degli indù. Caste, attenzione, all'interno delle quali la casta dei commercianti, dei mercanti, è situata agli ultimissimi posti, perché il brahmanesimo disprezza nel suo sistema di caste i commercianti, i mercanti, mentre invece l'Islam aveva una vocazione commerciale molto più spinta rispetto agli induisti. D'altra parte gli indù non solo erano vegetariani, però avevano questa caratteristica, consumavano molto oppio e hashish. Questo era inaccettabile da parte dell'Islam, che come sapete vieta quelle cose, vieta anche gli alcolici. D'altra parte gli indù non sopportavano alcuni aspetti dell'Islam, come il velo alle donne, la segregazione delle donne molto maggiore rispetto a quella degli induisti. Comunque avevano qualcosa in comune, Islam e Indù, perché si lavavano, cioè avevano la pratica delle abluzioni e dei bagni rituali. Per loro l'acqua è un elemento purificante, perché e per entrambe le religioni, Islam e Brahmanesimo, i concetti di puro e impuro sono fondamentali. L'acqua, l'acqua allontana l'impuro, d'accordo? Quindi si lavavano continuamente, per loro l'acqua era non solo per motivi igienici, ma proprio per motivi religiosi, d'accordo? Bagni rituali, abluzioni, l'acqua toglie via l'impuro, l'acqua ha un grande valore, quindi si lavavano. I cristiani invece non si lavavano, cioè non si lavavano affatto, proprio per niente. Babur vuole convivenza e tolleranza tra musulmani, sunniti e indù. Babur, il grande conquistatore, è a favore della tolleranza. Questo avviene, attenzione, anche per i suoi successori. Vogliono una convivenza, non vogliono problemi tra musulmani e indù. Un successore fondamentale di Babur, il creatore dell'impero Moghul, è Akbar il Grande. Akbar il Grande vive tra il 1556 e il 1605. Akbar il Grande che fa? Prima di tutto si espande, rafforza ancora di più l'impero Moghul, conquista tutto il Bengala, mentre prima ne possedeva soltanto una parte, e anche altri territori, tra cui l'importante Gujarat. Okay? Quindi si espande l'impero Moghul.
Akbar concede tolleranza e autonomia, anche autonomia ai principati sottomessi, sia ai principati indù, sia anche ai principati musulmani della sua stessa religione. Elimina, attenzione, la tassa che i non musulmani devono pagare. Vuole costruire, è intelligente, un efficace apparato amministrativo e fiscale per rendere solido lo Stato. Per farlo, lui decide di inserire all'interno proprio del proprio sistema imperiale, della propria burocrazia, dei propri funzionari di Stato, l'aristocrazia imperiale dei Rajputi, che erano appunto indù. Quindi apre l'amministrazione del proprio Stato anche ai livelli, anche alle cariche più alte, a questa aristocrazia induista dei Rajputi. Rispetta i loro privilegi, per quanto questi siano indù, cioè rispetta i loro caratteri di casta guerriera imperiale, mantiene i loro poteri feudali di guerriero e le loro funzioni amministrative, che erano soprattutto quelle di riscuotere le tasse, d'accordo? Quindi lascia loro molta indipendenza, pur essendo loro induisti, basta che lo appoggino, d'accordo? Quindi Akbar realizza un forte potere dello Stato sulla nobiltà. I nobili sono sottomessi a Akbar molto più di quello che succedeva nel feudalesimo europeo, d'accordo? Quindi grande potere è stato accentrato, fondazione di uno Stato accentrato da parte di Akbar, e inoltre il commercio, però anche il commercio, come i nobili, è completamente controllato dallo Stato, cioè Akbar affida il commercio a delle corporazioni sottomesse allo Stato, oppure anche i commercianti stranieri sono estremamente controllati, messi sotto controllo. Questo è tipico degli imperi asiatici, anche in Cina o in Giappone era così. Quindi Akbar ha un forte potere, controlla persino le corporazioni commerciali, controlla i nobili, e quindi noi abbiamo una duplice natura, diciamo, economica dell'India sotto Akbar e i suoi successori. Abbiamo da una parte grandi città e commercio sviluppato con una moneta circolante, però poi dall'altra parte abbiamo invece un'India rurale, molti villaggi con un'economia chiusa e totalmente autosufficiente, chiusa, ancora più chiusa di quello che era nel feudalesimo europeo. E allora Akbar è tollerante ancor più di Babur e vuole assolutamente accordare la religione islamica con la religione indù. Tant'è vero che viene accusato di eresia da parte dei suoi compagni musulmani, di aver creato una teologia nuova, d'accordo? Lui conferma l'abolizione dell'imposta nei confronti dei non musulmani, addirittura c'è chi parla di induizzazione dei musulmani. I musulmani Moghul sono penetrati in India, hanno fatto il loro impero, hanno reso questo il loro impero in India, in qualche modo si assimilano agli indù, e molti musulmani iniziano anche a portare avanti delle usanze, dei costumi che sono tipicamente induisti. Comunque l'impero Moghul ehm, resta intatto senza nessun problema, con i primi due successori di Akbar, che io non nomino, hanno nomi strani, che vanno dal 1605 al 1658, d'accordo? Poi invece l'impero inizia ad avere dei problemi. Perché? Perché arriva un Moghul fanatico, islamico, integralista, intollerante. D'accordo? Con la tolleranza gli induisti erano stati tenuti buoni, l'avete visto, adesso invece reagiranno di fronte all'applicazione della legge islamica da parte del nuovo Moghul, che si chiama Aurangzeb, ok? Aurangzeb, a differenza di Akbar e dei suoi due immediati successori, Aurangzeb è un sunnita ortodosso che
ha molto successo militare, cioè sotto Aurangzeb l'impero Mughal si espande ancora, porta quasi a compimento l'unificazione dell'India, ma evidentemente il destino dell'India non era quello di diventare uno stato unificato sotto i musulmani. Aurangzeb inizia a perseguitare gli indù, sia quelli del brahmanesimo sia quelli che hanno altre religioni. Ripristina l'imposta molto dura sui non musulmani, inizia a distruggere i templi indù, templi e opere d'arte indù, vuole eliminare gli infedeli, che per lui ovviamente sono gli induisti, dall'amministrazione. Ricordate che poco prima, in precedenza, invece erano stati inglobati dell'amministrazione locale. Abbiamo la rivolta, la reazione degli induisti. I primi a rivoltarsi, attenzione, sono in realtà i Sikh. I Sikh, forse lo sapete, non praticano il brahmanesimo, sono un'altra setta induista che si trova nel nord. I Sikh si trovano ancora adesso soprattutto nel Punjab, una zona settentrionale dell'India. La ribellione dei Sikh è notevole, ma ancora più catastrofica per Aurangzeb è la successiva ribellione dei Marathi. Nel 1682 si ribellano i Marathi. I Marathi sono una casta dell'India settentrionale, una casta indù della regione del Deccan, d'accordo? La ribellione dei Marathi è durissima. Aurangzeb e i suoi fedeli Moghul devono trasferirsi nelle zone del sud dell'India e si svenano per tantissimo tempo in un'impossibile guerra per reprimere queste rivolte dei Marathi. Di fatto i Marathi induisti conquistano buona parte dell'India centro-settentrionale, soltanto la regione della capitale Delhi nell'India centro-settentrionale resta ai Moghul e poi i Moghul, ho detto, si rintanano a sud, quindi una parte sud dell'India appartiene anche ai Moghul, d'accordo? Quindi l'India è di nuovo spezzata. I successori di Aurangzeb sono personalità assolutamente mediocri. L'India poi cade nel caos quando nel 1738 avviene ciò che abbiamo già detto in precedenza, vi ricordate? Dall'Iran Nadir Shah invade l'India settentrionale. Abbiamo già detto prima parlando dell'Iran. Nadir Shah invade l'India settentrionale e i Moghul vengono duramente sconfitti. Anche la capitale Delhi viene sottoposta a saccheggio e a massacri. Quindi attenzione, non sono in realtà gli indù Marathi a demolire la potenza dei musulmani Moghul, sono questi mezzi iraniani, mezzi afghani che vengono appunto da fuori. Quindi a partire dal 1738 l'India è veramente nel caos. I Moghul non avranno mai più alcun potere reale, però formalmente, attenzione, solo formalmente, il loro impero, attenzione, il loro impero formalmente dura fino al 1859, prima della proclamazione dell'India colonia britannica. Però avranno un potere soltanto sulla carta. Disastro l'impero Moghul fa sì che sorgano molti stati indipendenti. Uno è 1738, qualche anno dopo, il Bengala si rende indipendente sotto un nababbo, il nababbo del Bengala. Attenzione, il Nawab non è una carica induista, è una carica musulmana. Il Nawab di Calcutta, capitale del Bengala, il Nawab di Calcutta è un principe musulmano. Il Nabab dovrebbe essere sottomesso al Moghul, cioè all'imperatore, d'accordo?
è una carica onorifica che il Mughal dà, però di fatto questo Nabab o Nawab si rende indipendente, anche se il suo regno è malfermo perché anche il Bengala di questo Nababbo viene ripetutamente saccheggiato, subisce invasioni da parte dei Maratti, d'accordo? Naturalmente il Nababbo del Bengala a Calcutta è molto importante perché abbiamo visto in un'altra video lezione, quella sul colonialismo nel 6-700, che ben presto, pochi anni dopo questa data, sarà definitivamente sconfitto dai britannici, o meglio dall'East India Company, dalla compagnia inglese delle Indie orientali, e ben presto il Bengala sarà la prima zona, attenzione, dell'entroterra dell'India a essere colonizzata dagli inglesi, non direttamente dal governo inglese, ma dalla compagnia privata dell'East India Company, la compagnia inglese delle Indie orientali. Cosa succede nel 1750? E anche questo l'abbiamo visto prima, quando abbiamo parlato degli afghani. 49-50 ci sono nuove invasioni afghane da parte di Ahmad Shah. L'India è totalmente nel caos. Di fatto bisogna solo aspettare chi sarà il nuovo padrone dell'India, almeno in teoria, perché Ahmad Shah, cioè, attenzione, gli afghani, iniziano a scontrarsi in una serie di battaglie con i Maratti. Ahmad Shah, gli afghani contro i Maratti. Vedete, i Mughal, i musulmani Mughal non ci sono più, d'accordo? Anche se il loro impero resterà in vigore, ma solo ed esclusivamente sulla carta. Gli afghani contro i Marat, la battaglia è importante, nel 1761 abbiamo la battaglia di Panipat, vincono gli indomabili afghani, d'accordo? E quindi Ahmad Shah costituisce, sconfigge i Maratti saranno gli afghani di Ahmad Shah a costituire un nuovo grande impero in India. Per pochissimi anni l'impero, anche l'impero degli afghani di Ahmad Shah, questa nuova entità statale, non sopravviverà assolutamente a lungo, perché ormai abbiamo visto, siamo nel Settecento inoltrato e ormai i mercanti che prima erano soltanto sulle basi della costa, i mercanti europei, in particolare quelli francesi e inglesi, iniziano a invadere e dominare anche l'entroterra, cioè i colonialisti europei trasformano il loro dominio commerciale in un dominio territoriale. Quindi da questo punto in poi la storia dell'India nel caos, con francesi, soprattutto inglesi, che si mischiano ovviamente all'interno di questo caos, si mischiano nelle guerre tra principati musulmani e principati induisti. L'India da questo momento in poi, nel caos, la storia dell'India diventerà la storia del colonialismo occidentale, perché come forse già sapete, dopo aver sconfitto i francesi, gli inglesi, a partire, l'abbiamo già detto, dal Bengala, iniziano a occupare l'intera India, che diventerà totalmente una colonia britannica. Spero che queste vicende, anche se riguardano afghani, iraniani, indiani, possano avere interesse per voi, che ci siano persone che amano la storia delle civiltà orientali dell'Asia e che abbiano apprezzato la mia sintesi didattica e divulgativa. Nella prossima lezione parleremo della Cina, perché ci sono molte novità anche qui, anche nella Cina, nel 600 e nel 700. Alla prossima, grazie.